Presonus Revelator, microfono USB che contiene in un unico pacchetto un microfono a condensatore con 3 differenti diagrammi polari, una scheda audio integrata effettistica on board e un software per monitorarci, per controllare gli effetti e per gestire dei routing audio interni molto interessanti. Vediamo come si presenta. È un oggetto che trasmette solidità, realizzato in metallo e non in plastica, pesa circa 1 chilo ed arriva già montato su di un sostegno che gli conferisce subito un aspetto broadcast. Nella parte inferiore abbiamo cuffie mini jack, ingresso C-Type per connetterlo al computer e classico foro per avvitarlo su di un'asta microfonica ove mai non volessimo utilizzare la basetta in dotazione. Nella parte frontale abbiamo manopola multifunzione per gestire volume, gain in ingresso, pan e per mutare il microfono, tasto monitor da utilizzare insieme alla manopola per gestirne le varie funzioni e tasto preset per cambiare molto velocemente i preset di fabbrica. Per quanto riguarda l'interfaccia audio contenuta all'interno del microfono, abbiamo un campionamento che va da 44.1 fino a 96 kHz 24 bit. Contiene al suo interno anche i DSP che troviamo sui mixer Presonus Studio Live che gestiscono il Fat Channel, un channel strip proprietario di Presonus con filtro high pass, noise gate, 3 tipi di compressore, 3 tipi di equalizzatore e vari effetti come riverbero e delay. Spostiamoci nel reparto software e vediamo com'è la gestione dell'app. Attraverso Universal Control, l'app di gestione dei dispositivi hardware Presonus, possiamo accedere al software del Revelator, che si presenta in questa maniera. Nella parte superiore abbiamo 4 preset fra cui scegliere. Quello che avete ascoltato finora, che è il preset che preferisco, è il preset Broadcast Female. Il secondo, chiamato AM Radio, è questo qui. È una emulazione più radiofonica, leggermente più mediosa e saturata. Sono passata da Broadcast a AM Radio semplicemente premendo il tasto preset sul microfono. Schiacciandolo di nuovo abbiamo il preset Screamo che applica una distorsione sul segnale in ingresso e infine troviamo preset Delay. Questi ultimi 2 preset possono essere usati per registrare un cantato già effettato in fase di recording, ma sembra siano pensati più per un contesto di podcast, di live stream come special effects. Se vogliamo usare il microfono senza preset bypassando quindi i DSP interni, basta tenere premuto il tasto preset per qualche attimo. Premendo la manopola metteremo in muto il microfono, cosa parecchio utile in contesti dal vivo come live stream o chiamate su Skype. Si può anche personalizzare questa funzione settando il tasto della knob non più come mute del microfono ma del monitor in cuffia. Nella parte superiore, oltre ai 4 preset di fabbrica, abbiamo anche una manopola con ulteriori preset e altri, questi in grigio sono vuoti, quindi sono customizzabili dall'utente. Quando un tasto è selezionato possiamo salvare al suo interno un dato preset. Ad esempio nelle impostazioni di fabbrica il microfono arriva con il primo preset come Broadcast Male e io invece l'ho portato su Broadcast Female. Nella sezione Fat Channel abbiamo un high pass filter settabile su 40, 80 o 160 Hz, un gate settabile su low, moderate, high, compressore low, moderate, high oppure in funzione deessing, un EQ con diversi tipi di preset, mettiamo ad esempio Female Vox, poi abbiamo un limiter sempre settabile su low, moderate e high e infine una sezione effetti che in questo momento è spenta. Lo possiamo accendere, abbiamo distortion, slapback, pitch down, box per creare una voce robotica e alcuni altri. Nella sezione reverb possiamo scegliere fra un riverbero corto, medio o lungo, deciderne anche la grandezza, se filtrare le frequenze basse, la lunghezza del pre-delay e la mount. Inoltre abbiamo nel mixer una mandata di riverbero per regolarne il volume. Se i preset del Fat Channel non dovessero soddisfarci, possiamo cliccare su Show Fat Channel e avremo il Fat Channel esattamente come sui mixer Studio Live o come in Studio One. Ad esempio possiamo sostituire l'EQ standard con un EQ vintage. Abbiamo un FET compressor, possiamo mettere per esempio un tube compressor, lo accendiamo e andiamo a modificarne le impostazioni. Nella parte inferiore abbiamo un mixer con una prima sezione dedicata al microfono, quindi gain in ingresso, pan, livello e la possibilità di mutarlo direttamente dall'app. La parte più interessante è questa sezione. Adesso ci troviamo sul mix phones, cioè ciò che sentiamo in cuffia. Ne abbiamo altri 3. Main, che è l'uscita principale,
e abbiamo altre due uscite chiamate loopback 1 e loopback 2. Per ognuna di queste possiamo decidere i volumi separati di un playback e altre due uscite, oltre al riverbero. Inoltre tutti i canali hanno la possibilità di essere mutati. Come funziona? Nelle impostazioni audio di sistema oppure all'interno di un software di editing musicale troveremo tre differenti uscite: main, loopback 1 e loopback 2. Per ognuna di esse e inoltre per il nostro mix in cuffia, cioè quello che noi ascoltiamo in cuffia, possiamo decidere dei volumi relativi differenti. E questo è l'aspetto veramente innovativo che rende il Presonus Revelator un prodotto attualmente unico sul mercato, perché i routing audio interni alla macchina sono quasi sempre un incubo, soprattutto per gli utenti Windows che devono affidarsi a software come Voicemeeter, Restream, Virtual Cable e anche altri che aumentano la possibilità che qualcosa vada male. Spesso non sono particolarmente intuitivi nel loro utilizzo e nei casi più estremi non risolvono nemmeno il problema. Il Revelator diventa il cervello audio del computer, per cui io posso prendere la mia voce, l'audio di YouTube e l'uscita del software musicale, regolare i volumi di queste tre fonti in maniera del tutto indipendente per quanto riguarda quello che io sto ascoltando in cuffia, per quello che riguarda il main output, e inoltre posso creare due mix differenti da inviare ad esempio su Twitch o su YouTube Live o ancora su Zoom, su Skype se sono in una videochiamata. In questo momento sto utilizzando il microfono come cardioide, ma possiamo modificare il diagramma polare in questa sezione. Abbiamo quindi oltre al cardioide un figure of eight e un omnidirezionale. In questa maniera quindi possiamo anche utilizzare il microfono ad esempio per un'intervista a due in configurazione a 8, oppure mettendolo al centro del tavolo può essere utilizzato da 3 o più persone. Quindi in un solo pacchetto abbiamo un microfono di qualità, una scheda audio USB dotata di effetti per il miglioramento del segnale, un software per la gestione del routing audio e anche un software di registrazione, perché come tutti i prodotti hardware di Presonus, il Revelator arriva con una copia gratuita di Studio One Artist. Come esempio voglio farvi vedere una cosa che intuitivamente dovrebbe essere semplice, ma in realtà è piuttosto complicata, e cioè registrare audio esterno, audio di sistema, come per esempio una canzone su Spotify oppure un audio su YouTube all'interno di un software. Io utilizzo Studio One, questa è la versione professional, ma si può fare assolutamente con la versione artist in dotazione con il microfono. Prima di tutto apriamo le impostazioni audio di Windows. Di default avremo l'audio di sistema su HP Out Left e Right. Diciamo che vogliamo settare come audio di sistema invece il loopback output 1. Ok. Per come è costruita l'architettura del microfono, troveremo che questo loopback 1 non è soltanto un'uscita, ma è possibile utilizzarlo anche come ingresso. Quindi andiamo a dire a Studio One che l'ingresso di questa traccia music deve essere loopback input 1, left e right. Andando in rec potete vedere che nella prima traccia sto registrando il mio voiceover, mentre nella seconda, non essendoci audio di sistema, non sta registrando nulla. Facciamo partire un pezzo su YouTube. E vedete che sta registrando l'audio di sistema. Cosa sta succedendo invece sull'app di Revelator? Se non parlo, questo è il meter del mio ingresso, ovviamente avremo soltanto il noise floor della stanza, mentre in loopback 1 abbiamo l'audio di YouTube. In phones io posso decidere di abbassare, per cui adesso lui sta registrando, come potete continuare a vedere qui, ma io praticamente non sento in cuffia l'audio di YouTube. Se lo azzero non lo sento assolutamente. Per cui ad esempio io voglio far sentire l'audio, la canzone a qualcuno, ma in cuffia mi disturba e quindi posso abbassarla. In pratica il Revelator ha 3 uscite che possono essere gestite separatamente, quindi il main output, chiamato playback, e altri 2 chiamati loopback 1 e loopback 2. La particolarità è che queste 3 uscite vengono riconosciute dai software, dall'audio di sistema, da Zoom, da Twitch, da OBS, vengono riconosciute appunto anche come ingressi. In questa maniera abbiamo totale libertà di creare dei routing audio che solitamente sono molto complessi. Ritornando all'esempio di Studio One, quello che stavamo ascoltando finisce come output su HP Out L più R. Questo HP Out, che sarebbe il main output, possiamo ad esempio utilizzarlo come microfono su Zoom
per cui la persona che è in video call con noi ascolterà il nostro voiceover e l'audio di YouTube. Possiamo regolarne i volumi per la persona che ascolta su Zoom in maniera indipendente rispetto invece ai volumi che noi ascoltiamo in cuffia. Un prodotto estremamente versatile che per la sua compattezza va a soddisfare le necessità dei musicisti che abbiano bisogno di estrema portabilità, ma che si offre anche ad un target del tutto nuovo, ad esempio produttori di podcast e audiolibri, creator YouTube, streamer su Twitch, professionisti che abbiano bisogno di registrare audio di buona qualità su piattaforme come Skype, Google Meetings, Zoom e in generale tutti quelli che abbiano necessità di gestire e magari registrare separatamente diversi flussi audio. Spero che questa recensione vi sia stata utile e ci vediamo alla prossima.